Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione di un nuovo layout, la modifica e la sua cancellazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire quindi i contenitori e quindi l'impaginazione del nostro layout. Per prima cosa quindi ci spostiamo nella sezione backend, amministra pagine, ovviamente sezione frontend, e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo div layout, id alfanumerico div layout, descrizione pagina dedicata alla definizione dei contenitori div per il layout selezionato, nome file div layout.php, creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario per il momento non ne vogliamo, redirect, visibilità e posizione lo stesso, e creiamo la nostra pagina. Poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre sezione frontend, e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo div layout. Come descrizione gli diciamo pulsante dedicato alla definizione dei contenitori div per il layout selezionato, azione pulsante elenco layout, funzione da richiamare, dobbiamo utilizzare la stessa che abbiamo utilizzato per il pulsante modifica, quindi seleziona layout, quindi non creeremo il file con la funzione, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect div layout, percorso immagine icone inc.png, posizione pulsante alla posizione 1 e messaggio conferma nessuno. Perfetto, ora modifichiamo la posizione degli altri pulsanti, quindi modifica lo spostiamo alla posizione 2 e cancella alla posizione 3 e ci spostiamo quindi in gestione layout. È stato inserito un nuovo pulsante, ci spostiamo in elenco layout e modifichiamo la grandezza da 5 a 8%. Perfetto, quindi clicchiamo su div layout e come vedete siamo passati alla pagina dedicata alla definizione dei contenitori per il nostro layout. Perfetto, quindi ora qua struttureremo il form. Per prima cosa però ci loghiamo ovviamente nel nostro database e definiamo la tabella che ospiterà i dati che vogliamo definire. Quindi selezioniamo il database e definiamo una nuova tabella che la chiamiamo div layout. Primo campo identificativo, quindi id div layout lo chiamiamo, valore intero, autoincremente e chiave primaria, perfetto. Poi vogliamo l'identificativo del contenitore, quindi id div varchar 30, poi vogliamo una descrizione varchar 500, poi vogliamo specificare il layout di riferimento, quindi fk layout, e poi aggiungiamo un altro campo per quanto riguarda la posizione del contenitore, anch'esso valore intero, e salviamo e strutturiamo nel file div layout.php il form per l'inserimento di questi dati. Quindi come primo campo abbiamo detto che vogliamo specificare l'id del contenitore, quindi id
div che sarà l'id associato al file CSS e lo vogliamo obbligatorio. Quindi inseriamo una input type text name dvd value div id e gli diamo size 70. Poi definiamo una descrizione, quindi descrizione div, e quindi qua ci mettiamo una text area name descrizione, row 2 col 61 e al suo interno ci stampiamo quindi la descrizione recuperata. Ecco, descrizione, punto e virgola. Poi definiamo un nuovo rigo per la posizione e quindi posizione div e qua ci mettiamo una input type text posizione, valore posizione e size 2. Nella nostra intestazione ci recuperiamo il layout selezionato e quindi id layout sarà uguale a $_get layout. Effettuiamo la nostra query, quindi cell sarà uguale a select stellina from layout where id layout è uguale a $id layout. La eseguiamo, quindi res layout MySQL query connessione virgola select layout row layout è uguale a MySQL fetch array di res layout. Quindi prima della creazione del nostro form ci stampiamo una riga con le informazioni sul layout selezionato e ci stampiamo qua in grassetto, quindi col tag B aperto chiuso ci scriviamo layout selezionato e poi apriamo il PHP e ci stampiamo ecco $row layout al campo file CSS e poi concateniamo all'interno delle tonde row layout al campo descrizione. Perfetto. Nell'hidden quindi definiamo la pagina return php echo $id pagina e poi aggiungiamo anche il layout come campo hidden, quindi qua ci andrà id layout id layout. Perfetto, salviamo, premiamo F5. Ora definiamo il pulsante per l'inserimento, quindi ci spostiamo nella sezione backend, amministrazioni, frontend, definiamo una nuova azione che sarà form nuovo div, descrizione form
inserimento nuovo contenitore div e poi definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo inserisci contenitore, descrizione pulsante inserimento nuovo contenitore div per il layout selezionato, azione pulsante form nuovo div, funzione da richiamare inserisci div, quindi crea il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect una volta effettuato l'inserimento div layout e inseriamo. Perfetto, quindi ci spostiamo in div layout, modifichiamo l'action con form nuovo div. Perfetto, è stato aggiunto anche il pulsante, quindi apriamo il file inserisci div, quindi funzioni inserisci div e ci recuperiamo i nostri dati. Quindi pagina return, poi riceviamo l'id layout, poi riceviamo l'id del contenitore, quindi div id, la descrizione e alla descrizione aggiungiamo anche add slashes e per finire la posizione. E quindi i nostri controlli saranno if dvd è uguale a stringa vuota errore, inserire un identificativo per il nuovo contenitore, else if descrizione è uguale a stringa vuota errore, inserire una descrizione, quindi una descrizione per il nuovo contenitore e per finire else if posizione è uguale a stringa vuota oppure è uguale a 0, gli diciamo errore specificare una posizione per il nuovo contenitore e come ultimo controllo, quindi else if posizione è diverso da stringa vuota è not is numeric, quindi gli stiamo passando un valore testuale, errore specificare un valore numerico per il nuovo contenitore. Quindi salviamo in sessione i nostri dati e quindi qua ci andrà div id, descrizione e qua ci va strip slashes, posizione e
quindi pagina return andrà completato con end layout $id layout. Perfetto, quindi modifichiamo la nostra query, insert into div layout, ai campi id div, virgola, descrizione, virgola, fk layout, virgola, e posizione, values, e li passiamo div id, virgola, descrizione, virgola, l'id layout, e per finire la posizione. E quindi se l'inserimento va a buon fine, ovviamente pagina non sarà pagina return, ma sarà cell redirect, quindi utilizziamo la nostra funzione, lì passiamo la connessione e il post id pulsante incluso, chiusa tonda, punto, e concateniamo con end layout uguale id layout, perché abbiamo deciso di tornare alla pagina per la definizione delle aree, quindi dei contenitori. Salviamo, ci spostiamo in div layout e ci recuperiamo anche i nostri errori, e quindi if isset session alert, allora ci scorriamo l'array e recuperiamo i valori, quindi for each session alert as $nome $valore, quindi doppio $nome sarà uguale a $valore. E poi facciamo un unset della nostra sessione. Altrimenti, quindi else $alert sarà uguale a stringa vuota, quindi end nb sp. Salviamo, quindi definiamo un nuovo contenitore, div id header, id del contenitore header, descrizione contenitore header intestazione pagina e posizione 1. Siamo ritornati nella nostra sezione div layout, controlliamo che la nostra tabella sia stata aggiornata, perfetto, quindi è inserito il contenitore header. Ora definiamo la nostra tabella e inseriamo i restanti contenitori, quindi ci spostiamo in backend amministra pagine front-end, modifichiamo il contenuto secondario di div layout con elenco div.php, quindi creiamo un nuovo file, facciamo la nostra query, quindi cell div sarà uguale a select stellina from div layout where fk layout è uguale a $id layout. Quindi definiamo le celle della nostra tabella, quindi id sarà uguale a new colonna id, e qua ci va id div layout,
poi vogliamo il suo nome che è uguale a new, e qua ci va id contenitore, virgola, e qua ci va id div, poi la descrizione, quindi new colonna, e qua descrizione, e per finire la posizione, quindi new colonna, quindi posizione, posizione. Perfetto, quindi definiamo la nostra tabella, table è uguale a new tabella, aggiungiamo le nostre celle, quindi table aggiungi colonna e gli passiamo l'id, il nome, la descrizione, e la posizione. Poi diciamo table set titolo elenco div layout, anzi gli diciamo elenco contenitori div layout, poi gli diciamo table set query e gli passiamo la nostra connessione e la nostra query. Perfetto, quindi definiamo la stampa, stampa sarà uguale a new stampa e gli passiamo la tabella, e per finire salviamo in sessione, quindi session stampa che è uguale a $stampa, e prima del salvataggio controlliamo che non sia già stato settato, quindi if isset session stampa, come sempre gli facciamo un unset. Perfetto, salviamo in frontend come elenco div.php e ci spostiamo ovviamente in gestione layout, div layout, quindi è stata inserita la tabella, quindi definiamo anche gli altri contenitori in ordine di posizione, quindi poi ci andrà menu top, quindi contenitore menu top virgola e gli diciamo menu orizzontale sotto l'header posizione 2, poi definiamo il contenitore centrale, ci apriamo il file CSS e vediamo che id abbiamo utilizzato, quindi pubblica CSS header menu top cont, quindi cont, e qua contenitore contenuto centrale posizione 3,
Poi definiamo il navbar, quindi dvd navbar, descrizione contenitore navbar menu laterale destro, posizione 4, e per finire il footer, quindi contenitore footer piedi pagina, posizione 5. Perfetto, quindi abbiamo definito tutti i nostri contenitori. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida vediamo di completare questa sezione, quindi definiremo anche qui il pulsante per la modifica e la cancellazione dei nostri record.